Ciao, io sono Fukurumi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Ma anche il bentornato perché questo è il secondo video in cui vi mostro come ho creato il mio cosplay di Soraka Prodigio Invernale. Partiamo subito che c'è un sacco di cose da fare e vi dovrò chiedere anche un pochettino di pazienza perché per alcuni procedimenti non ho potuto fare dei video, per cui cercherò di essere il più esaustiva possibile. Nello scorso video vi ho mostrato tutta la parte sartoriale, per cui oggi ci addentreremo nei meandri del reame del prop making. Iniziamo con il bastone. Usando la reference ho creato le sagome dei pezzi principali in modo che fossero proporzionati. Ho disegnato solo un lato perché tanto sapevo che avrei specchiato tutto. È bastato poi stampare il file con le misure proporzionate alla mia altezza in un paio di versioni con dimensioni diverse di pochi centimetri e una volta trovate quelle che mi sembravano migliori ho potuto trasferire i pattern sul foam. Vi ricordate nello scorso video quando vi avevo raccontato che ho comprato le stoffe nel 2018 a Bologna? Ecco, anche il bastone in realtà avevo già iniziato a farlo, però poi avevo abbandonato tutto. Comunque avevo già questa base di XPS e ho deciso di usarla, ricoprendola di pezzi di scarto di foam da 2 mm per renderla più uniforme e più stabile, perché prima era divisa in due parti. E se vi state chiedendo perché i pezzi di scarto, è perché è tutto quello che avevo. Per il resto dei pezzi ho usato del foam da 2, 5 e 10 mm. E qui inizia il lungo processo di sagomare i pezzi, incollarli uno con l'altro, incollarli sulla base e carteggiare gli spigoli necessari con il Dremel. Una cosa che non ho filmato è che ho ricoperto il fondo del bastone con uno strato di Worbla, in modo che fosse più resistente e io potessi appoggiarlo per terra. Per riempire le giunture tra i vari pezzi ho usato del foam clay di cosplayshop.be, trovate il link al loro sito in descrizione. Per rendere il bastone più facile da trasportare ho diviso in due pezzi il tubo di PVC e per fare in modo che rimanesse ben solido anche muovendolo ho fatto dei buchi nel PVC e ho inserito delle calamite al neodimio, fissandole con dei pezzetti di Worbla e dello scotch da pacchi. Ora che è tutto assemblato, rimane solo da dare il primer e il colore. Come primer per il foam uso sempre l'X-Flex, sempre di cosplayshop.be, mentre i colori sono semplicemente degli acrilici. Un paio di mani di protettivo trasparente e il bastone è finito. Passiamo ora alla corona. Ho modellato il corno e gli orecchini su Blender, ho stampato tutto, carteggiato, stuccato e ricarteggiato di nuovo. Per la base ho semplicemente fatto delle prove di diverse dimensioni a mano libera. Ho trasferito il modello sul foam da 10 mm, tagliato, sagomato, incollato e carteggiato gli spigoli. Ho poi misurato direttamente sulla base già sagomata il diamantino che rimane sotto al corno e l'ho incollato in modo che stesse esattamente al centro. E qui di nuovo primer e colore, sia per la base che per gli orecchini, a cui purtroppo non ho fatto nemmeno una foto. Al corno invece ho dato 2 mani di protettivo trasparente lucido e ne ho fatto uno stampo in silicone. Qui purtroppo mi mancano foto e video per cui vi racconto che cosa ho fatto. Una volta tolto il corno stampato dallo stampo in silicone, ho fatto una colata di resina trasparente con l'aggiunta di una piccola puntina di colore azzurro per il vetro. Prima che la resina catalizzasse completamente, ho anche aggiunto un piccolo LED blu che ho poi collegato a un interruttore a batteria. Dopo aver dato un paio di mani di protettivo anche a questi pezzi, li ho potuti unire e finire così anche la corona. La prossima cosa da fare è la parrucca. Il mio peggiore incubo. Ho iniziato comprando 2 parrucche identiche. Ne ho smontata una tenendo separate tutte le ciocche e le ho poi incollate sull'altra parrucca, aggiungendole tra una fila di ciocche e l'altra, in modo che avesse esattamente il doppio del volume. Una volta finito, ho crimpato ogni singola ciocca con estrema attenzione. Ho anche tagliato una striscia di finta pelle dorata che avevo usato per il vestito e l'ho inserita tra una piega e l'altra della treccia. Perché sì, mi manca il video in cui la faccio, ma vi assicuro che ho fatto solo una semplice treccia. Per i ciuffi davanti ho tagliato dell'imbottitura da cuscini a forma di ciambelle. Ci ho fatto passare all'interno le ciocche che avevo tenuto da parte e ne ho usato la lunghezza per ripiegarle verso l'alto poco alla volta e facendole ripassare nel buco.
Ho ripetuto questo processo più volte finché le dimensioni delle ciambelline non mi hanno soddisfatta e per finire ho aggiunto una striscia di finta pelle. Per il fiocco di neve che ha in fondo alla treccia ho di nuovo creato un modello su Blender, l'ho stampato, carteggiato, stuccato e carteggiato di nuovo e l'ho quindi colorato e fissato anche lui a una striscia di finta pelle dorata. E con questo anche la parrucca è finita. Passiamo ora alla spilla che ha sul petto. Anche qui ho modellato il pezzo su Blender e non sto a ripetervi tutti i passaggi che ormai li sapete. La gemma al centro però l'ho stampata separatamente perché anche per lei ho fatto lo stampo in silicone e l'ho colata in resina azzurra. Il resto l'ho colorato normalmente e ho poi unito i due pezzi con la colla bicomponente che ho usato anche per fissare la spilla al corpetto. Adesso possiamo occuparci dei pezzi di armatura sulle gambe. In realtà non c'è molto da dire, anche per questi ho fatto qualche prova disegnando i pezzi a mano e quando ho deciso le dimensioni ho usato del foam da 2 e da 5 mm. Come per alcuni pezzi del bastone, per ottenere questa forma a diamantino ho fatto un taglio sul retro del pezzo e l'ho incollato su se stesso. Per il resto il processo è sempre uguale: carteggio, primer, colore, protettivo. Per tenere al loro posto questi pezzi, all'interno ho aggiunto del velcro, che si unisce a quello sulle calze, all'altezza delle ginocchia e sulla punta degli zoccoli, di cui parleremo ora perché sono proprio l'ultimissima cosa rimasta da fare. Partiamo dal fatto che ho utilizzato lo stesso metodo che utilizza Lightning Cosplay, di cui ovviamente vi lascio in descrizione il link al suo profilo. Ho quindi comprato un paio di normalissime scarpe col tacco, ho disegnato su un foglio il profilo della pianta davanti e l'ho trasferito su Blender per poter creare lo zoccolo in cui avrei poi inserito la scarpa. Per l'ennesima volta stampa, carteggio, stucco, carteggio, protettivo e stampo in silicone. Anche qui purtroppo non ho foto e video, ma posso assicurarvi che questa parte è stata estremamente delicata. Una volta pronto lo stampo ho fatto un'altra colata di resina azzurra, tanta resina azzurra, e infatti ne ho usato un tipo specifico per arrivare ad altezze così alte ed è questa qui di Mataparte, di cui vi lascio un link in descrizione. Non è uno sponsor, ma se Mataparte volesse sponsorizzarmi io non dico di no. Comunque nello stampo insieme alla resina ho messo anche la parte davanti della scarpa di un paio di centimetri circa e ho messo uno spessore sotto il tacco dietro per cercare di tenerlo il più dritta possibile. Una volta che la resina ha completamente catalizzato, ho tirato fuori lo zoccolo e ho iniziato con pazienza a tagliare via il tacco. Purtroppo non ho una sega circolare, quindi ho dovuto fare tutto con la lama di diamante del Dremel, che comunque piano piano il suo lavoro l'ha fatto. Certo, ci è voluto un po', e se vedere le scintille mi divertiva anche, la nuvola di fumo che è salita a un certo punto mi ha invece fatta preoccupare che stesse per prendere fuoco tutto. Ma fortunatamente non è successo nulla. Come avete potuto vedere però io avevo una maschera, gli occhiali e una sciarpa a proteggermi il collo, perché comunque questi lavori non vanno presi alla leggera e se un pezzo di metallo del tacco o un pezzo di plastica sciolta mi fossero finiti in un occhio o da qualche altra parte non sarebbe stata un'esperienza piacevole. Ricordatevi sempre di prendere tutte le precauzioni necessarie quando lavorate certi materiali. Sul fondo degli zoccoli ho messo un po' di colla a caldo in modo che la resina non scivolasse sui pavimenti e se tornassi indietro probabilmente farei delle scanalature nel modello per evitare che stiano in rilievo, ma anche così funzionano benissimo. Un pezzetto di velcro davanti e dietro per tenere ferme le calze ed è tutto finito. E quindi tutti gli accessori sono finiti, tutto il sartoriale è finito. Che ne dite? Forse è arrivato il momento di fare una prova?
questo cosplay è stato sì impegnativo perché mi ha comunque costretta a fare delle cose che non avevo mai fatto prima, però devo dire che sono molto contenta di come è venuto e se non è il mio preferito poco ci manca. Io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino a questo punto e vi chiedo di condividere il video, lasciare un mi piace e un commento per aiutarmi a raggiungere più persone possibili. Se non sapete cosa commentare, lasciate un emoji con il vostro cibo preferito. Il mio è sempre la pizza. Ci rivediamo al prossimo video e ricordate che il mondo ha bisogno di cose finite, non di cose perfette. Ma anche il bentornato, perché questo è il secondo video in cui vi mostro come ho creato il mio cosplay di Soraka, prodigio invernale. Ma cercherò di essere il più Una volta tolto il corpo, questa qui di Mataparte, di cui vi lascio il link in descrizione. Potevo dirlo subito, perché non l'ho fatto, non lo so.